Delle persone camminano per le strade di Hangzhou e vedono un uomo che porta in braccio una donna immobile. Non è svenuta, non è malata, non è una donna. È fatta di plastica, cavi e silicone. Lui è Zhong Jiajia, un ingegnere eccelso, una mente capace di progettare il futuro. Eppure è costretto a questa fatica fisica, spostare 30 kg di materia inerte, e nel 2017 ha deciso di sposarla. Perché un uomo nel pieno del successo dovrebbe arrivare a tanto? Amore folle? Disperazione? Oppure stiamo assistendo alla nascita di uno dei casi di storytelling aziendali più geniali della storia? Oggi esploriamo come la Cina è passata da spose di silicone portate in braccio a robot che dominano i palchi mondiali. Oggi parliamo di tecnologia e solitudine. Benvenuti amici dell'arte e della tecnologia. Se c'è una cosa che mi ha insegnato il teatro prima di prendere in mano un personaggio e di affrontare la sua psicologia, è andare ad analizzare il contesto, dove si muove il personaggio, in che periodo storico ci troviamo, e quindi per capire Zhong dobbiamo capire il suo palcoscenico, quindi il suo contesto. Ci troviamo in Cina. Qui non è solo una questione di timidezza essere single, perché in questo paese la solitudine è strutturale. Perché? A causa della politica del figlio unico che è stata introdotta nel 1979, poi in Cina nel 2013 hanno iniziato ad allentare un pochino fino a permettere alle coppie nel 2016 di poter avere 2 figli, e dal 2021 hanno aperto le coppie anche al terzo figlio. Ora, le vittime di questa pianificazione crudele familiare sono state, soprattutto le donne e le bambine, perché appunto dovevano praticare o l'aborto selettivo oppure le neonate venivano abbandonate. La speranza per le donne, per la famiglia, era proprio quella di concepire un figlio maschio che era considerato economicamente più produttivo e quindi un maggiore aiuto per le famiglie. Ed è per questo che in Cina esiste un surplus maschile spaventoso. Oggi noi parliamo che ci sono circa 30-35 milioni di uomini in più rispetto alle donne, e sono i cosiddetti, spero di pronunciarlo bene, Sheng Nan, i rami secchi dell'albero genealogico che non daranno frutti. Quindi possiamo capire che la competizione per trovare una compagna è feroce, perché lo sappiamo, no? Lo sappiamo bene tutti quanti. L'amore non basta, dobbiamo essere belli, super efficienti, dobbiamo avere una casa, un'auto e uno stipendio molto solido. E molti uomini cinesi vivono una pressione familiare e sociale che li schiaccia, perché non riescono a formare una famiglia. In questo silenzio assordante, prima di uscire di casa, magari un robot che dice buongiorno può essere un'ancora di salvezza alternativa. Ma prima di guardare alla Cina come un mondo alieno, fermiamoci un secondo, perché mentre stavo facendo la ricerca per questo video, una domanda mi è sorta spontanea. Ma in Italia come siamo messi? Insomma, anche da noi la solitudine sta dilagando come un'epidemia silenziosa. Secondo gli ultimi dati, i più recenti, circa 9 milioni di persone vivono da sole, e non parliamo soltanto di anziani. Parliamo di giovanissimi, giovani adulti, ma questa solitudine dei sentimenti riguarda anche per esempio i lavoratori da remoto, ed anche chi si sente isolato pur avendo migliaia di amici sui social. Ora, noi non sposiamo robot, al momento non ci stiamo fidanzando con intelligenze artificiali.
almeno al momento la cronaca del nostro paese non ci fornisce queste storie, però ceniamo con lo smartphone accanto al piatto e la luce blu dello schermo a volte diventa un partner silenzioso. Eppure, per ritornare al nostro protagonista, mentre Zung portava in braccio la sua sposa Ying Ying da 30 kg, la Cina, zitta zitta, stava costruendo un esercito di performer. Ora, dimentichiamo un attimo Ying Ying che non sapeva camminare, perché quello che in questa storia dobbiamo ancora analizzare è ciò che è oggi la Cina, perché la Cina è nel futuro. Al gala di Capodanno 2025 i robot Uni3 H1 hanno incantato la nazione danzando e gli applausi forti non sono arrivati alle ballerine, ma ai robot con un'eco di sorpresa, i movimenti fluidi di fazzoletti, i ventagli che si muovevano con una precisione che fino a ieri pensavamo fossero esclusivamente appartenenti agli umani. Cantanti portano in tour modelli Uni3 G1, veri e propri ballerini che non saltano mai un passo, non sudano e non chiedono pause. Band robotiche che suonano rock. Esistono pianisti e bracci robotici che collaborano con pittori umani. Mentre guardavo i video di questi spettacoli, io non mi sono emozionata, devo essere sincera. Non mi hanno nemmeno sorpresa, forse non lo so, forse perché sono una immigrata digitale. Ma cosa invece mi ha sorpreso tantissimo? Scoprire che questi robot vengono allenati all'errore umani, quindi vengono integrati gli errori umani perché i robot perfetti generano una sorta di repulsione, mentre quelli che sbagliano, si correggono, sembrano più empatici. Siamo passati dalla tragedia dell'uomo che fatica portando in braccio un corpo femminile di plastica a balletti futuristici dove le macchine non sbagliano mai in passo, però siccome non ci emozionano li alleniamo all'errore per renderli più umani. Vedete voi cosa pensare e fatemelo anche sapere nei commenti. Vedere un robot che esegue una coreografia perfetta fa paura e anche un po' di tristezza, e molti giovani potrebbero anche chiedersi: ma che senso ha che io studio danza, musica, arte, recitazione, scrittura per anni se una macchina lo fa senza sforzo? Beh, intanto una cosa che voglio dirvi è che l'arte ci permette di contattare la nostra parte più profonda, quindi di conoscerci un pochino meglio e soprattutto di sentire emozioni vive da condividere con altre persone. Quindi forse la risposta è la nostra umanità. Cioè forse possiamo sopravvivere se iniziamo ad abbracciare l'imperfezione, perché se fino ad oggi i social ci chiedevano la perfezione anche quando mostravamo la foto di un vassoio durante la colazione con l'esposizione della luce giusta, oggi l'errore umano potrebbe essere il vero protagonista di tutte le nostre storie. Un robot non può sbagliare perché non si emoziona, noi sì. Ed è proprio in quella mano che trema su un pianoforte, quella parola che viene spezzata perché prendo male un respiro con il diaframma, quel passo leggermente fuori tempo, è lì che si nasconde la verità dell'arte, nel qui ed ora dell'azione, di cui da sempre parla il teatro, e lo devo dire molto prima della psicologia, molto prima della psicanalisi, il qui ed ora della rappresentazione, e quindi siccome è uno specchio la rappresentazione della vita, il qui ed ora della vita. La perfezione è delle macchine, ma la verità che troviamo nella paura, nell'ansia, nella vergogna, nel dolore, nella gioia è umana, almeno per il momento, poi chissà.
A volte mi domando, ma gli eventi dal vivo un domani saranno il nuovo lusso? Forse in futuro noi pagheremo per stare insieme ad altri esseri umani? E non solo, per vedere uno spettacolo, un concerto. Ma fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Ma torniamo a questo punto al nostro sposo, perché abbiamo visto il contesto, abbiamo visto anche dove si è spinta oggi la Cina e quindi vi chiedo, ma Zhou Jia era davvero disperato? Se analizziamo il sottotesto di questa storia come se fosse un copione, utilizzando gli strumenti proprio che ci offre il teatro con la sua intelligenza, la risposta potrebbe essere un'altra. Abbiamo visto che Zhou era un ex Huawei, un uomo di business. Abbiamo visto che in Cina c'è la solitudine e Zhou ha usato la sua solitudine o quella percepita come un gancio sociale perfetto, dove milioni di persone si potevano rispecchiare, una narrazione catartica per milioni di uomini cinesi, proprio come avviene quando assistiamo ad uno spettacolo. Ha trasformato un prototipo che non sapeva nemmeno stare in piedi nella sposa più famosa del mondo, ottenendo una pubblicità globale gratuita per la sua startup Brain of Things. Ying Ying non è mai diventata la moglie perfetta che faceva le pulizie, cucinava una zuppetta, è rimasta una statua tecnologica, mentre Zhou diventava sempre di più un imprenditore di successo nel software. E Zhou infatti continua a vivere nel distretto tecnologico di Hangzhou. La moglie Ying Ying, pur essendo ancora presente nell'immaginario dell'azienda, è rimasta ferma rispetto ai robot che abbiamo visto che ballano sul palco, confermando proprio il suo ruolo, la protagonista di uno dei casi di storytelling più geniali del secolo. E questa storia ci insegna che la tecnologia può essere una maschera, può essere un business, ma anche un grido d'aiuto. E a questo proposito vi lascio sotto in descrizione il link per vedere proprio la storia di Yurina che ha sposato Klaus, un'intelligenza artificiale che vive nel suo smartphone. Useremo sempre di più la tecnologia per sentirci meno soli o cercheremo l'altro? E voi vi sentireste pronti a cercare conforto in un'entità digitale? Parliamone nei commenti. Se questo racconto vi ha dato, come dire, uno spunto di riflessione, unitevi alla nostra compagnia, alla community, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Qui cerchiamo sempre di attraversare delle storie per avere un confronto umano, per capire dove finisce l'uomo e dove inizia il futuro. Noi ci vediamo al prossimo atto, il sipario si apre come sempre ogni giovedì e la battuta che chiude le nostre storie tra arte e tecnologia è sempre la stessa. Dai!